Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, come avrete certamente intuito, osservando le immagini che stanno andando in sovraimpressione, oggi parleremo di quel grande combattente che risponde al nome di Zangief. Ma prima di cominciare, vediamo la sigla! Zangief appare per la prima volta in Street Fighter 2 nel 1991. È un lottatore professionista russo che combatte per dimostrare la superiorità della sua nazione. Zangief è alto 214 cm, pesa ben 181 kg e il suo gruppo sanguigno è di tipo A. Egli è convinto che i muscoli siano la cosa più bella al mondo e odia Vega perché il suo ideale di bellezza è molto diverso dal suo. Zangief indossa una calzamaglia e degli stivali da wrestling rossi, una cintura d'oro borchiata e dei polsini rossi e oro. Ha i capelli tagliati alla moicana, una folta barba e baffi e il petto molto villoso. È soprannominato il Ciclone Rosso, nome che lo aggrada molto, ed è famoso per le sue mosse di grappling e le innumerevoli cicatrici che ha su tutto il corpo. Cicatrici che si è procurato lottando contro gli orsi che popolano la sua sconfinata nazione. Zangief ne è molto orgoglioso perché sono la prova vivente che egli prende gli allenamenti molto seriamente ed ognuna di esse vale per lui molto più di una medaglia. Zangief ama il suo paese più di ogni altra cosa al mondo ed è felice di contribuire a dare lustro alla sua patria con le sue vittorie. Anche la sua nazione lo tiene molto in considerazione e ciò è dimostrato dalle illustri visite che egli spesso riceve dai più alti esponenti politici della sua patria. Zangief ha uno stile di combattimento basato sul sambo e sul wrestling. Le sue tecniche più famose sono la Spinning Pile Driver, una presa rotante che schianta l'avversario a terra, e la Double Lariat, un giro su se stesso con le braccia tese, che colpisce chiunque gli si avvicini. La Final Atomic Buster, la Siberian Blizzard, la Bolshoi Russian Suplex e la Borscht Dynamite. Oltre al wrestling, ama la tipica danza dei cosacchi. Lo abbiamo visto esibirsi in quella danza tipica nel suo finale in Street Fighter 2, insieme al segretario generale russo, che aveva dei tratti somatici molto simili a quelli di Mikhail Gorbaciov. Se portiamo a termine la modalità arcade di Street Fighter 2 all'interno di Street Fighter 5, ci viene mostrato lo stesso finale che abbiamo visto in Street Fighter 2 The World Warriors, risalente al 1991. Però, colui che balla al fianco di Zangief non presenta più i tratti somatici di Mikhail Gorbaciov. Tornando al nostro caro Zangief, segnaliamo che odia particolarmente gli attacchi a distanza.
dato che il suo stile di combattimento si basa sulle prese e sugli attacchi ravvicinati e detesta, anche se personalmente non ne capisco il motivo, le belle donne in età da matrimonio. Forse teme che possa invaghirsi di una di loro e che una eventuale vita di coppia lo porterebbe a trascurare i suoi allenamenti? Non lo sappiamo, ma il sottoscritto pensa che il motivo possa essere questo. Tra le sue abilità speciali, che non riguardano la sua terrificante forza e il suo straordinario modo di combattere, si segnala quella del suo organismo che gli consente di tollerare molto bene la vodka. Riesce a berne molti bicchierini senza ubriacarsi. Inoltre, il buon Zangief ha una straordinaria resistenza al freddo, che gli permette di allenarsi nelle gelide lande della Siberia, indossando solo il suo costume, che in effetti lascia il suo corpo quasi completamente scoperto. Il buon Zangief ritiene che il freddo pungente contribuisca a temprare il suo fisico d'acciaio e che resistere al freddo sia parte integrante del suo allenamento. La sua storia è la seguente. Zangief era un lottatore imbattuto che combatteva nel circuito di wrestling clandestino del suo paese, ma un giorno ne venne espulso. Non ne conosciamo il motivo, ma ho il sospetto che ciò accadde perché non accettò di truccare l'esito di alcuni incontri. Zangief è un lottatore irreprensibile, profondamente onesto, instancabile, di animo nobile e dal cuore d'oro. Perciò non mi meraviglierei se avesse rifiutato di aderire ad una proposta del genere, anche a costo di essere espulso. In seguito a questa espulsione, Zangief si recò in montagna per allenarsi con gli orsi che popolano quelle regioni, fino a quando il segretario generale russo lo contattò, impressionato dalla sua leggendaria forza. Il segretario generale russo lodò Zangief e l'impegno che egli metteva nei suoi allenamenti e gli fece promettere di dare lustro alla potenza russa agli occhi del mondo, vincendo il torneo di Street Fighter Alpha 2 che si sarebbe tenuto di lì a poco. Per chi non lo sapesse, vorrei ricordare che nella corretta storyline degli eventi, il torneo di Street Fighter Alpha 2 fu il primo torneo di Street Fighter al quale Zangief abbia mai partecipato. Il torneo di Street Fighter 2 The World Warriors del 1991, nella corretta storyline degli eventi, verrà organizzato dopo quello di Street Fighter Alpha 3. Zangief si allenò duramente e quando vinse il torneo di Street Fighter Alpha 2 ricevette la visita del segretario generale russo, che anche questa volta aveva i tratti somatici di Mikhail Gorbaciov. Anche portando a termine la modalità arcade di Street Fighter Alpha all'interno di Street Fighter 5, osserviamo che il segretario generale russo, che farà visita a Zangief dopo la sua vittoria, non ha più i tratti somatici di Mikhail Gorbaciov. Comunque sia, a parte questa piccola differenza, il finale è praticamente lo stesso. È interessante notare che l'ultimo avversario che Zangief affronta in Street Fighter Alpha 2 è Ken Masters, con il quale non ha mai avuto una particolare faida. Forse alla Capcom presero questa decisione perché Ken è americano e quindi ha probabilmente una visione del mondo molto diversa da quella di Zangief, ma personalmente ritengo che la Capcom avrebbe fatto meglio a farlo combattere contro Charlie, che, essendo anche un militare, avrebbe sottolineato ancor meglio questo contrasto di ideologie, ma questo è solo un parere personale e nulla più.
Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Quando Zangief vinse il torneo di Street Fighter Alpha 2, il segretario generale russo gli promise di finanziare adeguatamente i suoi allenamenti in vista del prossimo torneo, ma purtroppo, a causa di un taglio al bilancio, il finanziamento promessogli venne di molto ridimensionato, al punto che, durante il suo periodo di preparazione per il torneo di Street Fighter Alpha 3, Zangief dovette accontentarsi di soggiornare in un umile capanno di legno, senza riscaldamento o comfort di altro genere. Zangief però non si demoralizzò affatto, perché egli era abituato al freddo e quel rifugio spartano non gli dispiaceva, ed imperterrito continuò ad allenarsi combattendo contro gli orsi, gli unici esseri che erano in grado di fargli da sparring partner. Quando Zangief si sentì pronto, prese parte al torneo di Street Fighter Alpha 3. Nel combattimento finale, Zangief affronterà Bison. Vediamo nel seguente ordine cosa i due si dicono prima di battersi, come si svolse il loro combattimento ed il finale di Zangief, ove tra l'altro scopriremo che egli ed Edmond Honda sono ottimi amici e che si stimano a vicenda.
È interessante notare che nel finale arcade di Street Fighter Alpha all'interno di Street Fighter V vengono riprese solo le scene che abbiamo visto in Street Fighter Alpha 2 e che non viene mostrata nessuna delle scene che abbiamo visto nel finale di Zangief in Street Fighter Alpha 3. Capcom, cosa mi combini? Continuando a seguire la corretta storyline della serie, analizzeremo gli eventi che hanno portato Zangief a partecipare al torneo di Street Fighter 2 The World Warriors. Anche in questo caso, Zangief venne contattato dal segretario generale russo, che gli chiese di rappresentare il suo paese nel torneo. Zangief accetta e inizia ad allenarsi in Siberia, determinato a dimostrare ancora una volta al mondo la forza della sua nazione d'origine. Quando Zangief vince il torneo di Street Fighter 2, viene accolto come un eroe dal presidente russo, che gli dice di aver portato onore alla propria patria e di essere orgoglioso di lui. I due, poi, ballano insieme una danza tradizionale russa chiamata Cossack Dance, mentre una folla di persone li acclama. Questo è uno dei finali più divertenti e memorabili del gioco. In Street Fighter 4, nel finale di Zangief, lo vediamo combattere contro El Fuerte e leggiamo che per la propria patria e per i suoi ammiratori egli continua a combattere per ciò in cui crede. In Street Fighter V, nella modalità Storia del personaggio dedicata a Zangief, lo vediamo intento ad eseguire una spinning pile driver ai danni di un malcapitato lottatore che ha avuto la malsana idea di combattere contro di lui in una non meglio specificata arena di New York. Apro una piccola parentesi. Non so quanti di voi lo abbiano notato, ma il personaggio che vediamo a sinistra dello schermo ricorda moltissimo il simpaticissimo Jimmy Hart, un manager che lavorava all'interno della WWE, la notissima federazione di wrestling. Proprio come Jimmy Hart, anche questo personaggio veste in modo molto pittoresco e utilizza un megafono per parlare agli spettatori. Anche la sua voce è molto simile, se non identica, a quella del famoso manager. Chiusa parentesi. Dopo che Zangief ha vinto il combattimento con facilità, si reca negli spogliatoi, ove lo vediamo intento a sfogliare una rivista di wrestling che gli è stata inviata da Azam, un fortissimo e muscolosissimo lottatore che abbiamo visto più volte in compagnia di Rashid. L'articolo che Zangief sta leggendo, e che a quanto pare gli ha dato motivo di riflettere, si intitola La nuova generazione dei muscoli. La scena ora si sposta a Londra, ove il buon Zangief viene notato dalla splendida e fortissima Mika. Non appena lei lo vede, corre subito a salutarlo e lo chiama maestro. Zangief si complimenta con lei per le vittorie che ha conseguito ultimamente, ma lei gli risponde che non sono nulla in confronto alle sue. Il buon Zangief, per saggiare i miglioramenti di Mika, le propone di combattere contro di lui e lei, con entusiasmo, afferra al volo questa inaspettata opportunità. Quando il combattimento è terminato, Mika si complimenta con Zangief per la sua forza ed abilità e gli dice che vuole seguire le sue orme e diventare una grande wrestler. Zangief le risponde che per seguire le sue orme ha bisogno dello spirito dei muscoli e per ottenerlo le propone di intraprendere un viaggio di allenamento insieme a lui.
Mika è felicissima della proposta ricevuta dal suo maestro ed insieme a lui si reca in Cina, ove incontreranno Rashid ed Azam, il quale è un vecchio amico del nostro caro Zangief. Non appena i due colossi muscolari si vedono, si stringono calorosamente la mano. Rashid farà i complimenti a Zangief per il suo fisico straordinario e Zangief gli propone di allenarsi insieme. Rashid non sembra molto entusiasta all'idea di battersi contro Zangief. Nemmeno io lo sarei, ma alla fine accetta. Dopo aver saggiato ognuno la forza dell'altro, i due si concedono una meritata pausa. Ora però è Mika che chiede a Rashid di battersi contro di lei, affinché possa ottenere lo spirito dei muscoli. Nel frattempo, Azam dice a Zangief che Laura lo aspetta nel solito posto per allenarsi, e questo discorso li porta entrambi a ricordare di quando erano giovani e viaggiavano insieme ai loro maestri per diventare sempre più forti. Ora sono loro i maestri che devono allenare le nuove generazioni. Sia Zangief che Azam sono consapevoli di questo e sono felici di tramandare ai giovani ciò che hanno imparato. Nel frattempo, mentre Zangief ed Azam riflettono sul tempo che passa e le generazioni di lottatori che si susseguono, Mika e Rashid continuano ad allenarsi per fortificare sempre di più lo spirito dei muscoli. Il simpatico Rashid, però, ad un certo punto ne ha abbastanza e decide di smetterla, perché giustamente ritiene che allenarsi troppo possa portare allo svenimento. A questo punto vediamo Zangief ed Azam ridere di gusto, mentre Rashid e Mika li guardano con aria un po' perplessa. Questo perché i due giovani non hanno ben compreso il discorso di Azam riguardante il fatto che lo spirito dei muscoli è un qualcosa che si eredita dai propri antenati. Forse che Azam si riferisse al fatto che sia lui che Zangief hanno antenati muscolosi e che entrambi hanno ereditato da loro una buona genetica che li predispone allo sviluppo muscolare? Forse sì, ma credo che questi discorsi possano essere compresi a fondo solo da Zangief ed Azam. Dopo questa bella chiacchierata, Zangief e Mika tornano a New York per un incontro di coppia molto importante. Mika è emozionata di combattere fianco a fianco con il suo maestro, con il suo eroe, e per questo non riesce a smettere di tremare. Il buon Zangief la rassicura, dicendole che il suo spirito dei muscoli è pronto, che egli ne è sicuro, perché è stato lui ad allenarla. Le parole di Zangief rassicurano Mika, che adesso si sente pronta a salire sul ring. Ma contro chi lei e Zangief dovranno combattere? La risposta la possiamo dedurre osservando il finale di Zangief, visibile nella modalità arcade di Street Fighter V, ove i due si apprestano a battersi contro niente meno che Nadeshiko, la lottatrice che è solita lottare in coppia al fianco di Mika, e Mike Haggar. Beh, direi che quest'ultimo non ha bisogno di presentazioni, non vi pare? Bene, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Zangief, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.